Brioche sofficissima alla crema, soffice soffice e ripiena di tanta crema pasticcera. Buonissima. Prepariamoli insieme. Iniziamo. Sciolgo 15 g di lievito di birra fresco, in questo caso, in 250 g di acqua a temperatura ambiente oppure leggermente tiepida. 500 g di farina zero oppure metà 00 e metà Manitoba. 90 g di zucchero. Un limone grattugiato. Puoi sostituirlo con altro aroma, tipo arancia oppure vaniglia, scegli tu quello che ti piace di più. L'acqua col lievito sciolto. Un uovo. Un pizzico di sale. E 80 g di olio oppure burro. E impastiamo. Se dovesse risultare troppo morbido, aggiungiamo un po' di farina. Vedi, è comunque un impasto morbido. Andiamo sempre dal basso verso l'alto, quindi prendiamo dal basso e lo portiamo in alto. Oppure, se avete la planetaria, tanto meglio. Io ce l'ho, ma non la uso, anche perché non tutti ce l'hanno la planetaria, quindi è giusto far vedere che si può fare tranquillamente senza attrezzature, solo con le mani. Quindi do un'impastata velocemente sul piano, sempre con l'aiuto di un po' di farina in più. Formo un panetto che lascio lievitare per un paio d'ore almeno, deve triplicare di volume. A dopo. Ed eccolo ben lievitato. Poca farina ancora, versiamo il composto, che è bello morbido, meraviglioso. Allargo leggermente e arrotolo, senza stressarlo, Vedi che rimane tutta l'aria all'interno. E divido metà, poi di nuovo a metà e di nuovo a metà, così non devi pesare niente, più o meno sono quasi tutti uguali. E dividi in 8 pezzi, quindi arrotondo leggermente, sempre delicatamente, lasciando l'aria all'interno, e formo i panetti. Io li stendo direttamente perché hanno ancora l'aria all'interno, ma se non fossero abbastanza elastici basta lasciarli lievitare per 15-20 minuti ancora e poi stenderli. Li farcisco con della crema pasticcera, in tutto circa 300 grammi, una crema pasticcera abbastanza solida. Vi lascio il link sotto in descrizione nel primo commento, come sempre, e anche qui su, così potrai vedere come farla. Li chiudo a mo' di panzerotto, un panzerotto dolce. Adesso che ci penso, potrebbero anche essere fritti come i panzerotti salati e poi passati nello zucchero, per esempio.
come le bombe, i bomboloni. Non sarebbe male, ma oggi non mi fate cambiare idea. Vado per la mia strada. A me mi capita spesso così, che parto con un'idea e poi in corso d'opera cambio. Imburro uno stampo da 26-28 cm. Questo è 26, ma anche 28 va benissimo, anzi ha più spazio per espandersi poi. Metto sotto la carta forno e mi imburro le mani come al solito, non si spreca. E dispongo i panzerotti a mo' di fiore, quindi inizio dai lati. Sono morbidi, quindi un po' scenderanno, non vi preoccupate, è normale. Più morbido è l'impasto e più soffici verranno le brioche. E continuo così fino a farli tutti. Naturalmente puoi farcirli in modo diverso, puoi mettere marmellata, puoi mettere Nutella, crema di ricotta con gocce di cioccolato, crema al mascarpone. Anche in questo caso ci stavano benissimo le amarene insieme alla crema, quindi potete anche aggiungerle all'interno. Li metto sovrapponendoli leggermente uno sull'altro, quindi continuo il giro fino a riempire tutto. Con gli eccessi, che magari c'è qualche panetto un po' più grande, faccio il centro, faccio un panetto più piccolino. Quindi riempio fino alla fine. Calcoliamo che poi cresce tanto, quindi questo è già al limite. Vi ripeto, se è 28 è meglio. E il centro lo mettiamo vuoto, alziamo un po' sui lati e lasciamo lievitare nuovamente. Deve lievitare almeno un'oretta, vedi, così bello gonfio, sarà più soffice poi all'interno, più cresce meglio è. Riprendo un po' con la forchetta il disegno, attenzione però, delicatamente, ed è bellissimo già così. Si vede già il fiore. Spennello col latte semplicemente, ma se vuoi puoi usare anche uovo o uovo e latte insieme. E un po' di pinoli nel centro, che puoi sostituire con gocce di cioccolato, semi di sesamo, semi di chia, semi di lino, granella di zucchero. E in forno a 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per 30-35 minuti. Controlliamo sempre poi con lo stecco. Se risulta asciutto va benissimo, quindi possiamo tirarlo via. Esplode fra poco, è bellissimo. Soffice soffice come una nuvola. Quindi lascio leggermente intiepidire. Vedo se il bordo è staccato, sì, perfettamente. E capovolgo. Grazie alla carta forno sotto sarà più facile sformarla. E voilà. Bella in tutto il suo splendore, nella sua semplicità poi, perché come hai visto si fa veramente velocemente senza grandi disegni, quindi dei panzerotti uniti a mo' di torta e quindi formano un fiore, una rosa. E voilà, ancora è bollente, infatti si vede il fumo, è una lava incandescente la crema, ma è giusto per farvi vedere. Ho fretta io sempre di far vedere il risultato, mi piace, sono contenta e quindi non vedo l'ora di condividerla con voi e soprattutto di assaggiarla. È una nuvola veramente soffice, soffice, cremosa.
Adesso è più liquida la crema, quando si raffredderà naturalmente si solidificherà anche la crema un po'. Ma adesso è qualcosa di spettacolare. Buona. Mamma mia. Non si parla con la bocca piena, eh. Buonissima. Aspetta, se non l'hai vista bene te la faccio vedere meglio. Non sono cattiva. Anzi, chi si avvicina prima allo schermo ne avrà un pezzetto, una fetta. Grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, è gratis. Grazie per la visione e per essere arrivati fino a questo punto. Ciao ciao, alla prossima.